Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Come vedete qui alla mia destra ho già un'altra bellissima realizzazione di SJC, ovvero Slot Racing Technology. Di che cosa vi voglio parlare oggi? Vi voglio presentare l'evoluzione di una basetta, perché se abbiamo già visto in un video precedente, e mi raccomando se ve lo siete persi vi lascio il link nei commenti, oggi andremo a vedere che cosa può contenere una semplice basetta per poter portare la nostra vettura ad esempio alle verifiche tecniche di una qualsiasi gara. Come sempre tutto è realizzato con la tecnologia delle stampanti 3D, una tecnologia che oramai permette di realizzare qualsiasi cosa, e devo dire che questa nuova realizzazione da parte di SJC è veramente molto ben fatta. Si possono infatti notare determinati particolari che la rendono unica nel suo genere. Innanzitutto mi piace tantissimo il marchio del produttore qui in rilievo in tre colori differenti, il bianco, il nero e l'arancione, a significare anche che la stampante con la quale viene realizzato questo prodotto è sicuramente una stampante di tipo professionale. E poi anche la texture che in generale ha tutto il prodotto mi piace sia al tatto che alla vista, e poi il tutto è decisamente molto solido. Si sente fin da subito che è uno strumento di tipo professionale, lo possiamo utilizzare comodamente per le nostre slot car durante magari eventualmente le verifiche tecniche senza la minima preoccupazione. Vi faccio vedere questa boîte essentiale, tutte le sue parti. Nel lato corto abbiamo il marchio Slot Racing Technology by SJC, anche in questo caso è in rilievo, lo avvicino un po' alla telecamera per farvelo vedere. Nel lato lungo invece sia da una parte che dall'altra non abbiamo praticamente nulla, la scatola è liscia. In contrapposizione al marchio, quindi sul lato opposto rispetto alla scritta SJC, abbiamo il numero 7 perché sapete, vi ricordate appunto che questo produttore sigla le sue realizzazioni con una base numerica ad indicare anche la dimensione dei suoi prodotti. Queste ci permetteranno, ma lo vedremo sicuramente un po' più avanti, di andare ad interfacciare anche le varie realizzazioni l'una con l'altra. Ora però preoccupiamoci di questa che direte voi, a prima vista sembra una normalissima basetta, sì, forse un po' più alta del solito, però pur sempre una normalissima basetta. Ma dovreste ormai aver imparato a conoscere SJC, perché questo produttore francese non lascia nulla al caso, e sicuramente anche questa sua nuova realizzazione ci lascerà a bocca aperta. E partiamo come sempre dalla classica basetta. Come vediamo qui abbiamo un supporto con lo scasso del pick up in modo tale che la nostra vettura possa tranquillamente essere appoggiata. Abbiamo anche un paio di strisce in rilievo in modo tale che la vettura possa toccare sulla basetta ma allo stesso tempo le ruote non siano a contatto con la superficie di plastica. In questo modo possiamo anche preservarle nel caso le avessimo già pulite. Mi piace come sempre il sistema che SJC ha utilizzato per fermare la vettura su questa basetta, ovvero questo semplice sistema di un elastico con due gancetti ai lati, facilmente asportabile. Lo si può andare ad inserire in tre posizioni differenti a seconda della vettura che vogliamo andare a posizionare su questa basetta, e vi basterà semplicemente infilarlo da una parte e poi dall'altra affinché la vostra vettura sia comodamente fissata su questa basetta. Continuo a chiamarla basetta perché in realtà quello che vi ho fatto vedere finora non è nient'altro che una basetta, però la sua dimensione, la sua altezza dovrebbe comunque farci pensare che al suo interno è contenuto un qualche cosa, e quindi come sempre andiamo a far scorrere le due parti e andiamo a scoprire l'interno di questa boîte essenziale. Qui si cela un vero e proprio contenitore. Mi piace, come ho già detto, il sistema che si è adottato per andare a gestire lo spazio interno, perché qui vedete abbiamo dei supporti per delle gomme. Questi chiaramente sono fissi, permettono di andare a posizionare le gomme 2 a 2, permettendo alle gomme stesse di rimanere ferme, non mischiarsi e anche di non andare in giro per la vostra cassettina degli attrezzi. In questi fori vanno ad inserirsi le viti che magari voi potreste utilizzare come viti di ricambio o comunque viti differenti per provare varie configurazioni. La loro sistemazione in questi fori mi piace particolarmente perché permette alle viti di trovare effettivamente il loro giusto comparto.
scomparto e poi è molto facile andarle a recuperare qualora dovessero servire, perché la vite chiaramente va ad incastrarsi in questi fori e da lì ne esce solo e esclusivamente con la sua testa. Quindi siamo in grado di riconoscere le viti, siamo in grado di capire quale vite abbiamo messo e soprattutto siamo in grado di poterle recuperare al bisogno con la massima velocità e praticità. E poi c'è tutta questa zona la vedete in questo momento divisa da diversi scomparti, però come vi ho detto mi piace molto il sistema che SJC ha utilizzato per darci la possibilità di autogestirsi questo grande scomparto, perché io adesso vado a rimuovere queste lamelle che hanno la loro posizione predefinita all'interno della scatola e mi permette quindi di avere un'intera grande superficie a mia disposizione e poi con queste lamelle potrò andare a decidere di dividere parte di questa superficie, parte di questa scatoletta, in modo tale magari da andare così anche a diversificare ciò che andrò a mettere all'interno, senza che questo possa in qualche modo andarsi a mischiare. Come sempre è un'idea veramente molto molto bella che ci permette appunto di essere autonomi anche nello stoccaggio di tutti quelli che sono gli accessori e perché no anche i ricambi per la nostra vettura. Io vado nuovamente a riporre tutti i miei divisori per crearmi i miei spazi ideali all'interno di questa scatoletta e poi come vedete ne ho ancora uno che potrei tenere tranquillamente di riserva, oppure posso decidere anche di metterlo al centro di questi altri contenitori in modo da andare a suddividere ulteriormente il mio spazio. Lo posso mettere da questa parte o anche da quest'altra parte. Qui chiaramente avrà anche una maggior presa su questa dorsale delle viti in modo tale da tenerlo sicuramente più fermo. Insomma, un'idea semplice ma veramente molto molto efficace ed efficiente. E ora andiamo a richiudere questa nostra basetta un po' speciale. Vi basterà semplicemente posizionare la superficie della basetta sul contenitore affinché questo rimanga perfettamente sigillato. Come vedete le paratie non fanno neanche nessun tipo di rumore perché sono perfettamente stabili al loro interno e permettono quindi di andare a posizionare tutti gli accessori affinché questi rimangano stabili e anche la vettura, che adesso faremo una prova, rimane stabile proprio su questa basetta grazie a questo elastico. La scorsa volta ho utilizzato una vettura particolarmente grande perché mi piace sempre mettere un po' alla prova tutto ciò che io vado a testare e questa volta voglio farlo utilizzando una Nissan Nismo GT3 della Slot It. È una vettura decisamente ingombrante, una vettura lunga perché è una vettura da GT3, non è sicuramente una delle più lunghe, però già in questa serie 7, quindi non è la scatola più grande, è la scatola intermedia, come vedete ci sta comodamente. A questo punto ho fissato già il mio elastico da una parte, vado a fissarlo anche dalla parte opposta, in questo modo. Mi basterà semplicemente infilarlo nella fessura apposita e come potete vedere io non ho paura di ruotare la mia vettura perché questa è praticamente super stabile su questa basetta di SJC e ragazzi non ho fatto nient'altro che fissarla con questo elastico. Vedete io lo tolgo e la macchina si muove tranquillamente. Vi faccio vedere ancora un'altra chicca perché questa basetta potrei utilizzarla anche al contrario. Infatti se io sfilo questo supporto in questa posizione lo posso appoggiare chiaramente privo del suo elastico che mi va a tenere ferma la macchina perché chiaramente mi andrebbe un po' ad impacciare. La basetta è estremamente stabile perché va a appoggiare su queste due parti che sono in piano. Ho nuovamente una basetta di appoggio dove posso andare a posizionare la mia vettura leggermente rialzata e potrò così anche andare a fare le verifiche del caso. Potrò andare a capire le varie altezze della vettura, della sala anteriore, della sala posteriore, a capire insomma lo stato di preparazione di questa macchina. Mi piace anche molto la texture che si trova da questa parte e in effetti abbiamo con un unico pezzo due differenti basette perché qui, come vi ricordate, le ruote non vanno a toccare, per cui è una basetta solo
diciamo così, di trasporto una volta che la macchina è sicuramente a posto, perfetta, dove magari io la utilizzo per portarla nelle verifiche tecniche. Da quest'altra parte invece io posso utilizzare questa basetta, questo supporto per fare i miei assetti, perché qui effettivamente le ruote vanno a toccare e mi danno quindi l'idea esatta e corretta di quello che sto facendo sulla mia vettura. Insomma, con un'unica basetta avete risolto due problemi. Ma se pensavate che SJC si fosse fermato a questo punto, assolutamente non è così, perché ragazzi, ogni componente che Slot Racing Technology produce lo fa affinché questo possa essere compatibile anche con gli altri prodotti. E adesso voglio farvi vedere quello che sto dicendo, ovvero spostiamo la Nissan Nismo GT3 da questa parte e andiamo a prendere in aiuto questa scatola magica, così come l'avevo battezzata io, di cui se non avete visto l'unboxing mi raccomando guardatelo, è veramente un bell'oggetto. Questa scatola si va ad adattare perfettamente a questa nuova realizzazione di SJC. Ce lo fa capire anche questo numero, perché come vedete, come abbiamo visto già sull'altra scatola, il numero 7 stampato nel lato più corto della scatola stessa, lo ritroviamo anche su questa scatola magica. E in che modo, ad esempio, potrei andare a congiungere questa scatola con quella nuova di cui abbiamo appena fatto l'unboxing? Beh, il sistema di aggancio ragazzi è praticamente lo stesso, quindi mi basterà sfilare una parte di questa scatola di cui avevamo già visto l'unboxing precedentemente e andare a posizionare quest'altra scatola nuova che abbiamo appena visto. In questo modo vado a ricavarmi due diversi spazi per quelli che sono i miei accessori, i miei ricambi per la vettura. Vedete, quella di sotto è già praticamente piena, l'avevo già riempita, vado a mettere anche quella di sopra e poi su questa andrò magari eventualmente a posizionare la parte superiore dell'altra scatola, della scatola magica, quella che conteneva anche la vettura. Ma non è finita qui, perché ad esempio potrei andare a togliere la parte diciamo trasparente che mi fa vedere l'interno della scatola dove avevo posizionato la vettura e andare a posizionare anche questa basetta, in modo di avere praticamente una grandissima scatola che mi va a contenere una vettura nella parte superiore come avevamo già visto. Posso smontare questa basetta e utilizzarla per fare le mie prove. Posso avere una seconda vettura, ad esempio il muletto, nella parte interna di questa scatola, quindi potrebbe avere un senso magari andare alle verifiche tecniche con una macchina di scorta che viene contenuta già in questa parte, e poi avere due pratici scomparti per tutti i miei ricambi. Come vedete ragazzi, io apro tranquillamente la scatola e non c'è problema anche appunto a sollevarla quando è tutta aperta, perché gli incastri sono praticamente perfetti e permettono alla scatola di essere aperta anche in parte senza nessun tipo di problema. Insomma, da SJC bisogna davvero aspettarsi di tutto. Direi che ancora una volta abbiamo trovato un accessorio veramente molto particolare, ma davvero molto importante e tecnologicamente ben realizzato, ben costruito, che va a migliorare e ad aggiungersi alle nostre dotazioni sia in valigetta ma anche a casa quando andiamo a preparare le nostre vetture. Ragazzi, come sempre io vi chiedo un like se avete trovato interessante questo nuovo prodotto di SJC. Mi raccomando, commentate, fatevi sentire, fate le vostre domande, io vi risponderò con molto piacere. Vi chiedo di iscrivervi al canale in modo da non perdere tutte le novità che arriveranno sia dai produttori di slot ma anche dai produttori di accessoristica e ricambi. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.